Oggi ho pensato di fare qualcosa per tutti coloro che guardano i miei video e si chiedono come una persona possa parlare per così tanti anni di miniature di piombo e plastica, quindi questo video è per voi che non siete parte del mondo del wargaming e non conoscete la bellezza, insomma, di fare modellismo. Che cos'è il wargaming per me? Prima però di rispondere a questa enorme, grandissima domanda, vorrei fare una piccola premessa per farvi capire l'antichità di questo hobby. I primi wargames nacquero tra il 1770 e il 1830, quindi sono belli vecchiotti. Furono concepiti per la necessità di intavolare un piano di battaglia e vedere se la cosa poteva funzionare. Aristocratici e signori della guerra dell'epoca simulavano il progredire di una campagna militare effettiva. Ebbene, i giochi di guerra, a mio avviso, sono la migliore rappresentazione di ciò che gli egizi cercarono al tempo di ricreare con il Senet, fino al più moderno scacchi, dama, go o mahjong. Vediamo quindi i punti salienti secondo i quali io descriverei il wargame. Problem solving, costante, minuto per minuto durante la partita. Così come dover dipingere in pochi mesi, a volte anche giorni, centinaia di miniature per la prossima fiera o per il prossimo torneo che vi aspetta. Realizzare elementi scenici in poco tempo, con poco materiale, doversi inventare tecniche da zero, così come cambiare scala dei modelli. Qui farò anche una citazione. Fenomenali poteri cosmici in un mediamente piccolo spazio vitale. Come mai mediamente piccolo? Perché si tratta appunto del nostro campo da gioco. Di solito i wargame sono tra il 90, il 120 e il 180, dove potete giocare e ambientare i vostri giochi all'interno di vari setting, sia storici che fantasy, sci-fi o sportivi addirittura, basati sui film e la cultura pop, tutto a portata di mano su un campo di queste dimensioni. La vibrante soddisfazione nel vedere ciò che si immaginava, ciò che si è magari pensato la sera prima, e realizzarla, trasformarla grazie alla modellazione, quindi un'idea che potrebbe essere nella nostra testa diventa un disegno in 2D e successivamente diventa una miniatura in 3D, quindi si può poi toccare con mano, e questo è assolutamente affascinante. Stupirsi poi di quanto la nostra sottovalutata ormai immaginazione, perché non la usiamo quasi mai, sia in realtà potentissima e probabilmente l'unica cosa di cui davvero abbiamo bisogno. Mostri colossali o plotoni di soldati della seconda guerra mondiale possono andare a scontrarsi con gargantuesche navi spaziali all'interno appunto di campi fatti di assi di legno con sopra magari un tappetino. Riuscire quasi a sentire i rumori della foresta, l'odore della terra bagnata, il fruscio dell'erba e delle foglie sopra i quali poggiano i piedi le nostre miniature quando andiamo a fare una basetta, per esempio, anche questa è parte dell'esperienza sensoriale del wargaming. La valenza didattica, come può essere utile per interfacciarsi con le nuove generazioni, con i ragazzini e le persone più giovani, o anche con le persone avanti con l'età. Un hobby internazionale che motiva le persone a imparare nuove lingue per poter leggere un maggior numero di manuali, culture diverse che ci circondano e vengono raccontate, vengono suggerite all'interno di questi giochi. Il lavoro di gruppo durante appunto sessioni di pittura, giocare con completi estranei e imparare anche a relazionarsi con il prossimo. Sicuramente questo hobby ha una grande capacità di avvicinare le persone e di insegnare che cosa significa la sana competizione sportiva. Parlando invece di un paragone diretto con appunto i giochi di carte o i giochi da tavolo, che spesso vengono confusi con i wargame, i giochi a tavolo e i giochi di carte hanno delle possibilità finite, nel senso che ci sono tot numero di combinazioni che potete fare e quelle sono. Invece nel wargaming non è così, perché ogni partita è diversa l'una dall'altra, sempre e comunque in base a dove giocate, la dimensione, come schierate gli elementi scenici, la vostra lista, i dadi come girano, lo svolgimento della partita, le regole che utilizzate e in che tempistica, in che momento andate a utilizzarle. Quindi c'è una variabile che è estremamente più grande, come non citare anche la magia di vedere qualcosa che personalmente ho odiato per tutta la vita come la matematica, trasformarsi invece nelle fondamenta di un hobby così divertente e piacevole. L'orgoglio che si prova nel mostrare le proprie armate dipinte quando fino a qualche giorno prima erano solo dei pezzi di plastica all'interno di una scatola. Con questo chiudo il video e vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate, qual è stata la vostra esperienza e che cos'è per voi il wargaming.